Per poter vedere la porta invisibile bisogna allontanarsi e uscire dalla civiltà. Cos'è la civiltà? La civiltà è il recinto in cui viviamo. Un recinto che offre alcuni vantaggi notevolissimi. Per esempio, la civiltà ci ha dato la lavatrice, ci ha dato l'acqua calda in casa, ci ha dato la penicillina, gli antibiotici, mica cose da poco. La civiltà però è anche un recinto che ci impedisce di uscire. Non si può nascere fuori dalla civiltà. Nel mondo ci sono diverse civiltà e tutti noi nasciamo all'interno di una di queste civiltà, che sia la civiltà araba, che sia la nostra civiltà occidentale, quella estremo orientale, quella polinesiana, quella sudamericana. L'origine della civiltà risiede nella necessità per gli esseri umani di proteggersi. Un essere umano da solo non morirebbe subito. Immaginate un neonato che nasce e viene completamente abbandonato. Non può sopravvivere. Nel momento in cui si formano aggregazioni umane, la civiltà esiste. Oggi non esiste neppure un centimetro quadrato di pianeta Terra che sia libero dalla civiltà. La civiltà offre protezione in cambio di obbedienza. Ma cosa c'è fuori dal recinto? Parla bene della civiltà, spiega bene come funziona un librone di Spinoza che si intitola Trattato teologico politico. Per noi è un titolo un po' bizzarro, un po' antico, però gli spiega bene come funziona la civiltà. Ha una sua idea molto precisa. Spinoza era un uomo molto preciso che di mestiere faceva il costruttore di lenti come quelle degli occhiali o dei telescopi. In ebraico la parola civiltà si scrive così. Si pronuncia am, normalmente viene tradotto con popolo. In ebraico ogni lettera ha un suo significato preciso, ben determinato. Bene, la prima lettera di questa parola, am, la lettera Ain, significa la materia, ciò che è materiale. E anche l'uno che si sdoppia, che diventa due, quindi indica un gruppo però proprio fisico, materiale. La mem, quando è in finale di parola, che è chiusa, mentre quando in mezzo alle parole è aperta, indica un orizzonte. E quindi la parola popolo descrive un orizzonte che viene determinato per fini pratici. Questa è la civiltà. Un orizzonte di idee, di consuetudini, di usanze, di tecnologie, un orizzonte che serve per fini concreti. Per concreti intendo proprio materiali, fisici. La funzione della civiltà è fondamentale, ma se anche tu sei tra quelli che dentro il recinto non si trova sempre bene, allora qui iniziano le istruzioni su come fare per uscire dalla civiltà. In questa serie di video ci occuperemo di musica, di brani musicali. Perché ho deciso e ho sentito l'esigenza di esprimere in termini musicali, artistici, queste istruzioni per uscire dalla civiltà? Ve lo spiego con una mappa antichissima, che è questa. Questa è l'antichissima mappa dell'albero della vita. C'è chi sostiene che sia stata elaborata nel XII-XIII secolo,
altri sostengono che sia stata elaborata nel VI, c'è chi sostiene che sia stata elaborata nel I secolo e c'è anche chi sostiene che invece sia di molti secoli precedenti la nascita di Cristo, attorno al 1000-1200 a.C. Questa mappa descrive tutto ciò che esiste, che sia una persona, un fatto, un processo storico, un evento naturale, un'idea, un progetto, tutto ciò che esiste nasce e si sviluppa secondo questa mappa. Proprio al centro di questa mappa c'è un punto, una sfera che normalmente si chiama Tiferet. Tiferet in ebraico significa splendore. Fer significa risplendere e le due T all'estremità indicano uno splendore che trabocca in ogni direzione. Secondo me la traduzione migliore per questa parola Tiferet, splendore, nel nostro contesto attuale, nella nostra lingua, è bellezza. Attenzione perché usiamo la parola bellezza in alcuni modi diversi. Per esempio, se io uso una bella pentola, dico, questa è una bella pentola, nel senso che è fatta bene, funziona bene. Se io uso un bel cacciavite, dico che è un bel cacciavite perché è fatto bene. Poi c'è il senso della parola bello, bellezza, che noi utilizziamo quando parliamo dell'arte. Nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nessuno è riuscito mai a definire esattamente che cosa significhi il bello artistico. Bene, a mio modo di vedere, Tiferet è la migliore descrizione che si può dare della bellezza. Vedete, è proprio lì al centro della mappa e ci sono tanti canali, tante strade che la collegano a tutte le altre sfere che ha attorno. Cioè la bellezza è quella cosa che è capace di mettere in relazione tutto. È quel punto di vista, quello specchio attraverso cui possiamo osservare la realtà, che ci permette di vedere che tutto ciò che esiste è tutto in qualche modo connesso. È tutto in equilibrio. E allora perché ho deciso di raccontare le istruzioni per uscire dalla civiltà attraverso la bellezza? Proprio perché la bellezza non ci chiude in un recinto, ma la bellezza ci impone quasi di mettere in collegamento tutti i punti di vista che si possono avere sulla realtà e sull'universo. In altri termini un po' più New Age si potrebbe dire che la bellezza ci impone di collegare tutte le nostre energie. È un termine un po' generico che a me non piace tanto, però magari si capisce meglio. Queste istruzioni per uscire dalla civiltà non le ho realizzate da solo, ma ho avuto un compagno di viaggio. Siccome la bellezza è ciò che mette in relazione tante dimensioni diverse dell'esistenza, allora mi sono scelto un compagno di viaggio che è molto diverso da me. Questo compagno di viaggio è Simone Ficicchia, sassofonista, che era quello che interessava di più a me, il suo lato musicale, e anche attivista di ultima generazione. Se non sapete chi è Simone Ficicchia, googolate e scoprirete che è quello che ogni tanto fa blocchi stradali ed è quello soprattutto diventato molto noto perché si era incollato alla Primavera di Botticelli nel Museo degli Uffizi. La diversità non è un limite, non è un impedimento per realizzare un'uscita dalla civiltà, ma anzi è una grande ricchezza. Sarebbe stato forse ingenuo voler realizzare delle istruzioni per uscire dalla civiltà senza uscire almeno un po' dal mio modo consueto di pensare, come se io avessi la presunzione di essere già fuori. E quindi Simone è stato il compagno di viaggio perfetto. Naturalmente siamo due persone molto diverse, lui è abituato ai pericoli, ai rischi della protesta civile,
delle manifestazioni, delle azioni politiche. A me piace di più una vita appartata e tranquilla, tutto sommato senza imprevisti, eppure proprio queste nostre due caratteristiche si sono intrecciate all'interno di questo percorso di uscita dalla civiltà. È stata una sorpresa veramente inaspettata. E vorrei raccontarvi com'è nata questa idea. Simone vive nella mia stessa città, abita a Voghera, ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo un po' persi di vista, io non avevo la più pallida idea che facesse parte di Ultima Generazione, perché guardo poco il TG, anche perché tutti i TG secondo me non dicono cose troppo sincere. Guardo poco la televisione e quindi non avevo idea di queste incredibili avventure di Simone Ficicchia, fino a che un giorno sul telefono mi compare per caso la faccia della madre di Simone, il viso della mamma di Simone davanti al Tribunale di Milano, e dico: cosa ha combinato questa donna che io conosco, una persona tranquilla, cioè mi sembrava strano che fosse lì davanti. E allora lì dall'articolo che esce fuori scopro effettivamente tutte le attività degli ultimi anni di Simone. Caso vuole che pochi giorni dopo incontri in un bar per caso proprio i genitori di Simone, ed ero anche un po' in imbarazzo perché insomma avevo appreso che lui aveva una settantina di denunce, una serie di processi in corso, rischiava anche condanne importanti. E quindi ero anche un po' in imbarazzo perché dicevo: cosa dico a questi adesso, insomma non sapevo cosa dire. Allora, non sapendo cosa dire, la butto lì e dico: ma magari facciamo un po' di musica insieme, adesso appena Simone a Voghera. E l'avevo detto così un po' come cortesia, come frase di circostanza. Dopo il caffè al bar salgo in macchina, ci penso e mi dico: però forse non è così una cattiva idea questa di fare musica con Simone, una persona così proprio distante da me per stile di vita, per consuetudini. Bene, in quei giorni, ho capito dopo, si era verificata anche una particolare coincidenza. La coincidenza è che proprio nei giorni in cui elaboravo il progetto di questo album, dei pezzi che lo compongono, di come esprimere l'uscita dalla civiltà attraverso la musica, erano i giorni dell'angelo Mizrael. Adesso tu dirai: questo crede agli angeli. Gli angeli, naturalmente, non mi riferisco agli angeli quelli svolazzanti con le ali, insomma mezzi uccellacci volanti. Mi riferisco agli angeli o geni della Cabala. Nella Cabala c'è una tradizione molto antica che associa ad ogni periodo dell'anno, diciamo, la reggenza, la protezione di un determinato angelo. Ognuno di questi angeli ha il proprio nome, il sistema è piuttosto complesso, non è questo il momento per descriverlo, ma la coincidenza è che l'angelo Mizrael, il nome dell'angelo Mizrael, Mizar significa istmo. L'istmo, come sapete, è una sottile striscia di terra che unisce aree continentali molto vaste. Quindi l'istmo è come un ponte, è come un'unione tra aree che per il resto sono divise. Strana coincidenza, proprio in quei giorni mi viene l'idea di fare un disco con Simone Ficicchia. È come se l'angelo Mizrael, questa che potremmo descrivere come una struttura della realtà, una delle tante strutture della realtà, è come se l'angelo avesse deciso di unire proprio in quei giorni queste due ampie aree del mondo.
anche tu potrai pensare che questo sia completamente una follia, forse un po' lo penso anch'io, ma comunque è una coincidenza interessante. E proprio Mizrael sembra aprire una porta invisibile verso una zona sconosciuta, a cui prima non potevamo accedere. È la nostra porta invisibile e ora la attraverseremo insieme e ci vediamo dall'altra parte.